con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Buonasera cari amici, buonasera, buongiorno per Piero, buonasera, buon pomeriggio per me, e qui gli fusi orari si incrociano. Buongiorno caro. Buongiorno. In questo mercoledì 23 luglio siamo agli sgoccioli di questa prima stagione di Smart & Healthy, ma noi siamo sempre lì, ci prendiamo una pausa ma non ci fermiamo, ecco, perché ci sono le vacanze estive, ma noi continuiamo a produrre per poi trasmettere, diciamo così, perché produrremo comunque contenuti in qualche maniera. Sì, anzi prima di iniziare la puntata di addentrarci proprio nel clou dell'episodio della puntata di oggi. Ricordiamo i nostri contatti, perché abbiamo un sito che è www.radiocentroweb.it, dove potete accedere alla pagina del podcast, perché andate su poi in alto sul menu c'è scritto podcast e c'è 6 podcast, uno dei quali sono le nostre puntate registrate. Quindi siamo arrivati alla 27esima, sì è vero, è la 27esima oggi. Questa è la 27esima puntata, e ricordo il Facebook, la pagina Facebook radiocentroweb.it, l'account Instagram radiocentroweb official. Se non li trovate, come il canale YouTube, perché c'è anche il canale YouTube Radio Centro Web, sul sito internet c'è la possibilità, ecco un link che manca, ora mi è venuto a mente, che devo mettere, ma è perché è nuovo. Però comunque se non trovate i social o YouTube, andate sul sito e ci sono i link diretti e voi ovviamente seguiteci. E l'ultimo prodotto, diciamo così, che ho rinominato Onde Sonore è il canale di Substack, dove pubblico un po' ma anche di collegamenti, di puntate, di informazioni. Ora piano piano ci prenderò la mano, perché devo ricordarmi di pubblicare anche lì, però dai, è un altro modo per devi fare un elenco di attività, se no poi ti perdi, lo sai. Sì, esatto. Però insomma alla fine è un modo come un altro per rimanere sempre in contatto, anche a discapito dell'estate, delle vacanze. Nonostante le vacanze voi siete sempre in contatto con noi. E ovviamente ci potete anche scrivere, perché c'è un canale Telegram di Radio Centro Web, c'è l'email su Facebook, rispondiamo noi, c'è su Instagram uguale, quindi qualsiasi curiosità scriveteci pure, e magari non vi rispondiamo subito, però ce lo possiamo annotare, ci annotiamo tutto e ne parliamo poi nelle puntate che verranno nella seconda stagione, non lo so, vediamo, tanto c'è per questa di oggi che vabbè, ora affronteremo diversi argomenti di attualità tra Stati Uniti e Italia, Europa. Magari nella prossima, se ci scrivete, possiamo parlare di qualcosa, se no si va alla stagione prossima, insomma non è un problema, dai, è un mese, un po' più, dai, via su. Fateci sapere se avete un po' di curiosità, anche perché ma anche critiche, guarda come parlate, va bene, è un confronto, basta portare rispetto, nel rispetto più assoluto, tranquillamente, alla grande. Esatto. Quindi te mi devi spiegare, perché io ci ho capito poco, ma sì. No, vabbè, a parte il fatto che Trump si è tenuto il trofeo del mondiale per club, gioie di questo presidente, sì, che gioie di questo presidente, gioie, si è tenuto all'originale, però il problema non è lui,
perché scusa, ora poi andiamo nel dettaglio, ma se io ti chiedo, mi posso tenere questo microfono? E te che sei comunque il proprietario, il detentore, il responsabile, mi dici di sì, io me lo tengo. Soprattutto in una stanza come la sala ovale. Non sono così sicuro che la storia sia andata esattamente così. No, prendiamola per buona. Il contraddittorio non ce l'abbiamo. Esatto, però diciamo che non sono così sicuro che la storia sia andata effettivamente così. Dettagli. Nei dettagli. Mi sembra tragico che comunque possa succedere una cosa del genere. Nel senso che puoi essere anche, per dire, il Papa, piuttosto che, come in questo caso, il Presidente degli Stati Uniti, piuttosto che qualsiasi altro tipo di persona. Questo è un furto sostanzialmente, per come la vedo io. Cioè, non mi sembra una cosa molto normale che... Sì, va bene, siamo d'accordo, perché comunque allora, preambolo, c'è stato il mondiale per club, fortunatamente è finito perché non se ne poteva più. Con tutte le critiche, con tutti i dissapori, per carità, la questione dei biglietti invenduti, Trump che si intrufola come imbucato al matrimonio nella foto. Sì. Anche quella è stata veramente clamorosa. Vabbè, ok, va bene, ma sì, dettagli. Qualida. Sì, cringe, anzi no, come hai detto oggi, cringe. Cringe, sì, decisamente. Però anche Infantino poteva dirgli, guardi, no, ne mandiamo un'altra. Invece gli ha detto di sì, ma io non so perché, se è andata veramente così, lui gli ha detto di sì perché voleva levarsi del trofeo, perché lo ridisegneranno. Sì, ho capito, ma anche se non lo so, è come per dire la Coppa del Mondo, quella ufficiale, diciamo, quella trofeo per nazioni. Sì. Nella realtà dei fatti non è che viene rifatta ogni 4 anni. Quella originale è quella che viene data alla squadra per celebrare, dopodiché mi è mandato una copia, certo. Esatto. Che te frega di non fare una cosa del genere anche in questo caso? Ma poi no, allora una cosa che non capisco, il discorso è questo, perché lui poteva, conoscendo il personaggio, Infantino, che è il presidente della FIFA, per chi non lo sapesse, poteva dirgli, guardi, ne mandiamo una copia perché questa ci serve a noi. Inventava una scusa, gli facciamo una targhetta, Trump miglior goleador del mondiale per club, anche se non ha giocato qualsiasi cosa, qualsiasi miglior portiere, non lo so. Ti scrivevano best father of the year, best player, qualsiasi cosa, ma basta che non fai una figura best come questa. Most valuable MVP, most valuable player. Sì, no, ma invece di player mettevano employee, most valuable NBA. Sì, una cosa del genere. Invece MVP, perché ti devo dire, Piero? È così. No, l'unica cosa che non capisco, perché non ho capito, scusami, perché non mi sono addentrato più di tanto, questo Jeffrey Epstein. Allora, was intanto, perché stranamente è morto, suicida in carcere, non si capisce esattamente. Sì, no, anche questo poi è una delle tante cose. È un noto pedofilo. Ok. E a quanto pare il caro buon vecchio Donny era non solo, diciamo, amico con questa persona, ma in tempi nemmeno troppo remoti in tempi non sospetti ha approfittato dei servigi forniti da costui per sollazzarsi, mettiamola così, con gentilpunzelle di età non legale.
vabbè, tanto non gli fanno niente, c'ha l'immunità ormai Donald. Sì, fino a un certo punto, perché credo che in questo caso la storia possa non essere così tanto easy. No, vabbè, non è mai facile con questi argomenti, anche la gestione e tutto. No, poi tra le altre cose, una cosa che sta succedendo soprattutto anche in questi ultimi giorni, il fatto che praticamente buona parte della sua base elettorale gli si sta rivoltando sostanzialmente contro. Ah, beh. Proprio dovuto a questo che è successo con a questa storia che sta venendo fuori, e dove praticamente lui sta cercando, come al solito, di dire ma non è nulla di importante, è sempre la solita storia montata dai democratici, è tutto una sorta di... È tutta una montatura, chiaro. Tutta una montatura e cose del genere. Siamo noi a Radio Centro Web che stiamo fomentando. Siamo noi a Radio Centro Web che stiamo fomentando e in realtà poi... Non è vero, ragazzi. Non è così tanto... Diciamo, non è così tanto una sorta di montatura, anche perché ci sono tanto di fotografie che non solo ritraggono insieme i due personaggi, ma ritraggono anche il buon vecchio Donny con appunto fanciulle non maggiorenni, sì. Quindi potrebbe diventare abbastanza pesa come cosa, non è così tanto leggera la storia. In effetti non è... Sì, vabbè, ora l'ultima di Trump è quella del video generato con l'intelligenza artificiale dove arresta Obama. Cioè, noi ci ridiamo, ma è assurda questa cosa. Noi ci ridiamo, è assurda questa cosa, e soprattutto è anche potenzialmente molto pericolosa. Sì, da quel punto di vista lì sono totalmente d'accordo, assolutamente. Ora, non me ne voglia assolutamente nessuno. Purtroppo la maggior parte della base elettorale dei repubblicani, del Partito Repubblicano, è formata da persone che non hanno tantissima educazione per N motivi. Vabbè, certo. Questo purtroppo porta a un a un modo di ragionare, di vedere determinate cose che non è poi quello che corrisponde all'effettiva realtà dei fatti. Però allora la mancanza di educazione, si ritorna sul discorso che facevamo anche settimana scorsa del macismo, dell'uomo forte, dell'uomo, cioè questi hanno necessità di uno al potere. Sì, hanno necessità di uno al potere, proprio e hanno psicologicamente uno al potere che gli dica: te devi fare questo e segui solo quello che ti dico di fare io. Che è molto pericoloso. Che è molto pericoloso. Molto pericolosissimo. Poi sì, abbiamo già avuto anche in passato altri esempi di questo comportamento di questo genere, e sappiamo benissimo come sono andate a finire. E purtroppo è quello che sta succedendo. Sì. Purtroppo è quello che sta succedendo. Ne abbiamo già parlato anche in diversi altri episodi. Nel momento in cui, per avere un determinato tipo di educazione, che non è solo quella universitaria, che comunque già, o almeno dovrebbe essere già un livello oltre, ma anche quella che per noi è educazione di base, che per noi è educazione pubblica, sì. Alla fine qui negli Stati Uniti non è poi così tanto sviluppata. Non è così scontata, ecco. Non è così scontata, soprattutto perché comunque se non hai determinati mezzi economici, finanziari, eccetera, devi comunque adattarti alle scuole, tra virgolette, pubbliche di livello più basso, di livello aleatorio,
con tutto variabili quello che ne consegue poi ovviamente, e di conseguenza poi non ti dico credi che gli asini volino, ma come? Io pensavo di sì. Gli asini volano? No, non sono tutti ciuchino di Shrek, mettiamola così. Ma lì Ciurino non volava. A un certo punto sì, ma perché gli era stata fatta la magia lì. Ah già, sì, è uno dei, non nel primo, sì, perché c'è la draghessa. Vabbè, la draghessa che dentro c'era la corte. La corte, esatto. Per cui alla fine non ci si stupisce poi del fatto di determinate cose, che la gente poi creda a determinate cose e che fino ad ora abbia creduto anche sostanzialmente alle baggianate che ha raccontato per farsi leggere. No, infatti. Diciamo sono dei creduloni a quel punto, da questo punto di vista lì. Sì, il problema è che poi, come so, anche lì si ritorna anche su discorsi che sono già stati fatti in episodi precedenti, sì. Quando sostanzialmente non promuovi nient'altro che due partiti, repubblicano e democratico che siano, per le elezioni, e quello precedente ha fatto, tra virgolette, più cazzate, più danni della grandine, ovvio che vai a votare quell'altro, ma quell'altro in questo caso è ancora peggio di quello precedente. Un po' quello che è successo anche in Italia. Sì, un po' quello che è successo in Italia e che sta succedendo in Italia da ormai decenni, sostanzialmente. Sì. No, perché poi ma ora in Italia c'è un partito una coalizione di destra, di centrodestra, perché è stata votata, perché la gente si era stufata un po' della sinistra, ma evidentemente i risultati non sono quelli sperati. Sì, allora diciamo anche che la gente in Italia si è stufata della sinistra sostanzialmente perché poi magari tante belle idee, ma poi alla fine succo stringi non combinavano nulla perché non facevano altro che litigare. A destra perlomeno sono un pelino più intelligenti, dicono no, aspetta, non facciamo comunque un cazzo per tutti e 5 gli anni di governo, però almeno facciamo vedere alla gente che non litighiamo. Certo, bravo. Forse è quello che poi ha portato a votare la destra anziché la sinistra. Complimenti, sì. Parliamoci chiaro, però anche in Italia le cose vanno così, sì, certo. Certamente, purtroppo. Sostanzialmente. Purtroppo è così, purtroppo. Né più né meno. Caro il mio Piero. Diciamo anche che in Italia bisognerebbe fare la legge elettorale seriamente, e non lo faranno mai perché sanno benissimo che se ne fanno una serie non gli conviene. Non gli conviene minimamente farlo, anzi tutt'altro, perché verrebbero buttati fuori tutti dal primo all'ultimo, ma quello è un altro problema. Un po' di cambiamenti ci sarebbero, da quel punto di vista lì sì. Solo un po'? Sì, vabbè, dipende, perché poi potrebbero anche essere repentini. Ora mi viene in mente un'altra cosa, anche perché sono usciti la proverbiale ilarità toscana dopo il concerto dei Coldplay. Quella foto me la posso immaginare di Adolfo Celi nella scena di Amici miei 2, dove è al cimitero di Santissimo lì a Costo al piazzale, e ci hanno messo una didascalia a fare: non bisogna mai andare, nella realtà gli dice Paolo non bisogna mai andare in Germania perché dice perché fa finta di essere stato l'amante della moglie deceduta. Esatto. Però guardate il film perché è meraviglioso veramente. Anche se poi purtroppo non lo danno in televisione, bisogna comprare DVD, scaricarlo dalle piattaforme streaming, insomma. E nel film gli fa non bisogna, perché è stato quando sono andato in Germania per quel corso di elettronica,
Paolo, non bisogna mai andare in Germania. Non bisogna andare in Germania, e invece l'hanno cambiato, semicitazione, non bisogna mai andare al concerto. Soprattutto perché poi, allora, a parte le battute, bisognerebbe studiare bene tutto quello che è l'argomento privacy per gli Stati Uniti, perché per la comunità europea è una bella tutela, ma va capita bene. Sì, allora diciamo che quindi gli Stati Uniti, per ora la lanciamo, poi ce ne occuperemo magari in futuro, però diciamo che possiamo anche riprenderla dopo nella seconda parte, tanto l'argomento privacy è una discreta farsa negli Stati Uniti, infatti è quello che cioè, nonostante, perché qualcuno parlando così, perché poi alla fine uno parla, no? Commenta, ma quelli, perché saprete tutti che sono stati beccati dalla Kiss Cam. Cos'è la Kiss Cam? Ora ve lo spieghiamo. 2 che non erano sposati, dice, ma erano sposati con altri ed erano abbracciati insieme, non è che erano accanto o no, erano abbracciati, erano proprio abbracciati insieme come una coppietta, solo che non sono sposati tra di loro, tra di sé, sono sposati con altre 2 persone evidentemente. Esatto. Quindi sono stati sgamatissimi. È un po' come quando viene beccato qualcuno, è come quello, il concetto di Bruce Springsteen, che gli ha chiesto di firmargli la giustificazione, non è stato inquadrato, ma vabbè, insomma, a parte questa parentesi, esatto, a parte questa parentesi. Però non essendo sposati tra loro, capite bene che è un problema di adulterio, né più né meno. Allora, mettiamola così, le corna sostanzialmente sono sempre esistite da che mondo è mondo. A quello siamo pienamente d'accordo, ma è vero anche beccati così, è vero anche il detto no assolutamente non è mai, ma anche il detto occhio non vede, cuore non duole, potrebbe valere, solo che sono stati beccati dalla Kiss Cam. Questa Kiss Cam non è una telecamera che ti bacia. Immagini una telecamera che ti bacia, che ti dà i baci. Ma almeno ti renderesti conto di quello che sta succedendo. Allora, mettiamola così, raccontiamo un attimino di della cosa. Aspetta, direi di dirla dopo, perché abbiamo pochi istanti per la pausa e affronterei l'argomento nella seconda parte completamente, così almeno andiamo a ruota libera. Perfetto, vai, sì, non c'è problema, vai. Bene, allora rimanete con noi, torniamo tra pochissimo, pausa e siamo di nuovo. Eccoci rientrati, avevamo finito, ma riprendiamo da lì, parlando della Kiss Cam, dell'abbraccio traditore, cioè traditori sono loro, però abbraccio traditore e Kiss Cam traditrice. Sì, abbastanza direi. Perché la Kiss Cam che ora avviene, prima era soltanto ad appannaggio degli Stati Uniti, so che poi c'è anche un'altra storia bellina, non mi ricordo dove, ora lo cerco un attimino. E allora stavamo dicendo questa Kiss Cam, che prima era più negli eventi sportivi, poi è passata anche ai concerti, prima negli Stati Uniti, ora sta iniziando a prendere campo anche in Italia, in Europa. E allora, se avete letto da qualche parte, sono stati beccati 2 dipendenti di che ditta, non me lo ricordo. No, uno è, questo non mi ricordo, però uno è un CEO abbastanza famoso anche, cioè non un dipendente, l'amministratore della ditta, e da quello che ho capito lei doveva essere tipo la segretaria o qualcosa del genere. Questi 2 sono andati al concerto dei Coldplay insieme e se non fosse stato appunto per questa Kiss Cam, che è fondamentalmente una camera che gira durante tutto il concerto, cerca di riprendere dei momenti più particolari e i baci, quelli più passionali, come cioè, se vogliamo metterla così, li ha beccati proprio mentre si scambiavano dolci effusioni. Nulla di male se non fosse stato per il fatto che questi 2 in realtà non erano sposati tra di loro,
ma erano sposati con altre 2 persone che probabilmente erano ignare del fatto. Erano ignare di tutto, no? Oltre che della loro un po' come quando nei servizi del telegiornale beccavano il ragazzino che aveva fatto forca. Sì, e il genitore ti vedeva, no, non è successo, ma vedeva il servizio al telegiornale, fa: che ci facevi lì? Una cosa del genere, però il conto è fare la forca, saltare scuola, a parte ora non lo possano più fare di nascosto perché con i registri elettronici non lo possano più fare, appunto. Però diciamo è successo una cosa del genere. Però ragazzi, il problema è che non se ne può fare una di nascosto, non se ne può fare una sporca e ci beccano subito. No, vabbè, a parte le battute. Ormai credo siano anni che non si possa più fare niente di nascosto, perché basta avere un telefonino dietro. Ma infatti il problema è il che stavamo affrontando. Allora, ma questo non volevo fare, se sentite un po' di audio sottofondo ho trovato una notizia parallela ed esilarante che mi ha fatto schiantare, legata a questa, e potresti averla capita, non so. Il problema è sulla gestione e il trattamento dei dati, della privacy, perché questa Kisscam nei concerti, almeno in Italia, mi hanno raccontato un episodio con il concerto dei pinguini tattici nucleari che c'è stato a Firenze. Prima del concerto era stato detto più volte: guardate, vedete ripresi, vedete inquadrati, magari vedete inquadrati, quindi se non volete, se avete un dissenso su questa cosa qui, se venite inquadrati è bene che andiate subito a dirlo, c'è un banco informazioni e lo dite subito, oppure se siete contrari a questa cosa ditecelo subito e si evita qualsiasi problema. Negli Stati Uniti, come vi dicevo in pausa, non è così, perché sì, c'è il diritto alla privacy, ma poi dici, noi facciamo come ci pare, anzi peggio, perché chi manovra la Kisscam becca proprio quelli che sono in sovrappensiero, diciamo così. Sì, allora partiamo da un concetto di base: le riprese ai concerti sono sempre state fatte. Questo che sia in Italia, che sia negli Stati Uniti, che sia da qualunque parte del mondo, le riprese ai concerti sono sempre state fatte. Soprattutto in eventi particolari nessuno ha mai dovuto dire nulla, nel senso, vai all'evento, sai benissimo che ci sarà chi ti riprende, prima o poi potresti anche finire su un DVD perché magari hanno ripreso in quel momento che eri tra il pubblico, che facevi il pazzo e ti divertivi, una cosa del genere, e ti rabbaravi. Il discorso della privacy qui negli Stati Uniti è fatto in modo e maniera tale che sostanzialmente grossi data broker possono fare quello che più gli aggrada con i tuoi dati, non solo delle semplici riprese come in questo caso, ma anche con i dati un po' più personali. E sostanzialmente sì, gli puoi chiedere di essere rimosso da determinate liste, o puoi usare società terze che svolgono questo tipo di lavoro, ma poi fondamentalmente sono loro che decidono se effettivamente rimuoverti o meno, e non hanno l'obbligo di farlo. Sì. Cosa che per esempio in Europa è completamente diversa, soprattutto in determinati paesi, vedi la Svizzera, le leggi sulla privacy sono molto più restrittive e molto più potenti da questo punto di vista. Anche perché da quello che so ci sono anche delle sanzioni economiche non indifferenti. La comunità europea da quel punto di vista lì puoi fare di tutto ma non ledere
avendo dei siti web, poi fondamentalmente sei sostanzialmente costretto anche un po' a mettere determinati tipi di regole e quant'altro. Se ti faccio leggere gli estratti delle leggi sulla privacy qui negli Stati Uniti per quello che riguarda i siti web, ti sdrai da ridere e ci rimani fino a dopodomani mattina. Questo tanto per dire. No, vabbè, ma basta pensare. Quindi non stiamo tanto a pigliarci per il culo. No, ma infatti anche a livello europeo c'è un discorso di GDPR, come che sono malloppi e malloppi, ci sono certificazioni da prendere, assolutamente. Sì, anche lì diciamo è una differenza poi, sostanziale. Sì, allora diciamo anche che poi ci hanno anche molto giocato proprio per questo discorso delle certificazioni, per guadagnare quantità di soldi allucinanti. Vabbè, certamente. Poi di dire che poi effettivamente le certificazioni sulla privacy servono. In determinati lavori sì, soprattutto sul trattamento dei dati, quando hai dei dati sensibili, teoricamente sì. Sì, poi però voglio vedere quanti effettivamente di quelli che pigliano le certificazioni sono realmente in grado di metterle in pratica per quello che... No, è tanto per avere il foglio. Appunto. Tanto per avere il foglio. E uno sketch bellino invece legato a questa cosa del concetto del Coldplay è stato a Philadelphia durante la partita dei Phillies, l'ultima partita dei Phillies. Le mascotte hanno inscenato la stessa cosa, anche perché quando sono stati inquadrati si sono accorti di essere inquadrati e insomma sono andati nel panico più totale. Insomma non credo ci siano stavano facendo sostanzialmente le corna ai rispettivi coniugi per forza di cose che poi infatti vai nel panico. L'altra mattina ne ho vista una invece montaggio ovviamente fatto con l'intelligenza artificiale della stessa scena tra Trump e Musk. Sì. Con Musk che faceva la parte dell'uomo e Trump faceva la parte della donna. sì. Anche quello effettivamente diciamo che dimostra anche un po' il rispetto che c'è per questo personaggio in questo momento. Poi non è nemmeno il primo caso di montaggio di questo genere che avevano fatto. Vabbè, anche in passato che aveva creato abbastanza scandalo. Sì, infatti. In tutto ciò ovviamente va capito poi effettivamente quanto la privacy possa coprire una cosa del genere. Il problema è la ribalza a quel punto lì, è chiaro, quando ti beccano, ma infatti c'è una causa in corso, giusto? Sì, c'è una causa in corso, ma poi anche lì sostanzialmente fai causa per cosa? Per diritto immagine, danno immagine. Sì. Mi viene in mente questo. Sì e no, nel senso sostanzialmente dalla parte del torto ci sei comunque, te stai facendo le corna a tua moglie. Benissimo. Allora il corna al marito. No, va bene. Allora è un problema con i rispettivi coniugi e ok, su quello sono nel torto. Però a quel punto ci sarà un processo, una causa, una separazione, un divorzio, benissimo, d'accordo. Però loro hanno intentato la causa non tanto con i Coldplay, perché loro stanno suonando quindi non c'hanno colpe, ma con chi ha gestito il service e tutto, perché però è una teoria che regge poco, perché
Ma allora, mettiamola anche così, tanto anche noi alla fine abbiamo fatto parte di questo mondo, tra virgolette, per un po' di tempo. Sai benissimo che ci sono state volte in cui sono venute a farci le foto, sono venute a farci le riprese video. Sostanzialmente anche chi fa il ruolo di service in quel caso non è che abbia il torto da questo punto di vista. Io ti riprendo e ti stai baciando, poi sostanzialmente sono scelta io, chi sei te? No, assolutamente. Cioè, porta sai che ti stai facendo le corna a qualcuno, quello è un problema tuo. No, certo, è quello. Cioè, non è che puoi pretendere di dire ok, no, d'accordo. Allora, io so che te sei Fulvio Resta che sta, che ne so, con X, tizia X, con tizia X ti becco con tizia Y, allora ti faccio la ripresa apposta così poi no, chiaro, ad un concerto del genere ci sono centinaia di migliaia di persone, è che ti vengo a cercare apposta. No, vabbè, certo. Non è che dicevo, sapevo che eri al concerto e ti ho inquadrato apposta. Perché poi in uno stadio comunque beccare giusto il punto esatto dove sei te, perché allora tengo una telecamera su di te tutto il tempo e aspetto che fai qualcosa giusto per beccarti, Sì. Paradossalmente non puoi nemmeno giocare su quello. Sì, assolutamente no. Non esiste. Poi, questi due hanno avuto sfiga e dispiace per loro, poi fondamentalmente è un problema loro. No, per forza, certo, anche perché ora io mi ricordo, facendo un parallelo, no? Quando si faceva forca, ok? Si evitava di passare, a parte un caso, ma si evitava di passare nei luoghi conosciuti per non essere beccati, perché ovviamente. E qui loro non hanno fatto, cioè non è che sono andati, abbiamo fatto un fine settimana lontano o in un posto dove comunque non, ma è come le coppie famose, perché questi non erano certo famosi, ma è come se Beckham andasse con un'altra a giro. È chiaro che cerca di non farsi beccare, perché qualsiasi punto va è talmente conosciuto, talmente un personaggio famoso, ma anche la sua moglie uguale. Allora, sarebbe anche stupido. Loro hanno fatto proprio una cosa stupida alla fine, cioè andare a un concerto. Allora, mettiamola così, hanno fatto una cosa stupida, sì, questo di sicuro. Diciamo anche che tendenzialmente se la sono giocata molto, nel senso che hanno detto se va non ci becca nessuno. Poi purtroppo non è andata perché li hanno proprio ripresi nel momento più. Sì, ma ti metti in disparte, no? Cioè anche loro in parte in teoria si erano messi un po' in disparte, ma si erano messi in piccionaia. Sì, poi che di camuffarti, cioè. Sappiamo benissimo che ci sono magari canzoni che vuoi fare, in cui vuoi fare determinate cose, eccetera, perché poi ti viene spontaneo. Ma va bene, fai sostanzialmente spera che ci vada bene. È stata trasformata una foto di Eva Kant e Diabolic con Eva e gli dice ma Diabolic perché ci siamo messi le mascherine di giorno? Dobbiamo andare al concerto dei Coldplay. Hai capito? Sì, cerca. Non lo so, come alla fine mi dispiace anche un pochino per loro, perché poi sostanzialmente ne pagheranno le conseguenze in maniera abbastanza pesante, mi posso immaginare.
Però giustamente, come hai detto te, hanno fatto una stupidata. Cioè, sai di farla? Bene, ok, sai di farla, falla più... Cioè... Falla meno sporca, sostanzialmente. Sì, sì, ma mettiti una parrucca, degli occhiali, la barba finta, ma non lo so, ma inventati qualcosa. Sì, o comunque effettivamente io non dico di essere... dicevi giustamente te, cioè non andare in punti dove sai che potenzialmente potresti essere beccato. Sì, sostanzialmente sì, credo. No, ho capito, infatti. Cioè, ma cerca di no, facciamo le cose così, chi se ne frega, tanto non ci beccheranno mai. Sai, alla fine probabilmente loro hanno pensato, siamo tra centinaia di migliaia di persone in uno stadio, vuoi che becchino proprio noi? Sì, vuoi che becchino proprio noi, vanno beccato. Ma che vuoi che ci becchi? Le ultime parole famose. Sì, che poi non è che ti ha beccato uno solo che ti conosce e allora, tra virgolette, compri il suo silenzio. Ma lì c'hai, non so neanche quante persone c'erano a quel concerto. Ma almeno ho visto delle foto a parte filmati e credo ci fosse almeno 100.000 persone, quindi comunque non una foto proprio... ma guarda, anche la metà. Ma anche tra la metà comunque, cioè vuoi che in quella massa di gente non ci sia nessun altro che li conosce? Appunto, tra le mani. Tra le varie cose, nel senso, anche quello un attimino più di attenzione ponicela magari. Cioè, se proprio vuoi andare a limonare, fai come si faceva a scuola noi, vai nei bagni. Ma tendenzialmente potrebbe essere un'idea anche quella. Sì, no, cioè nasconditi da qualche parte, da altre parti. Ma sì, ma guarda, guarda, non ho parole, ma cerca di nascondere. Anche perché e poi tra le tante non potrai mai essere nascosto per sempre, tra le tante. Quello magari anche no, nel senso, in qualche modo poi alla fine magari, cioè, se le fai in maniera smart riesci anche a nascondere delle cose, però cioè, non puoi pretendere che facendo una cosa del genere nessuno ti veda, sostanzialmente. No, appunto. Poi ripeto, non erano neanche due pischellini alle prime armi che quindi non sapevano come sono i concerti, erano due di una certa età, quindi a un concerto c'erano sicuramente andati e sanno benissimo che cosa succede qua negli Stati Uniti. Sanno che comunque ci sono le camere che ti riprendono, si vede anche nei film. No, infatti non imparano mai, questi americani non imparano mai, dai, diciamo così, hanno tanti esempi per poter dire, oh guarda, allora se io vado, ma è un po' come quando ci fu una decina di anni fa che Panariello faceva quegli spettacoli su Rai 1 e in uno, e ci sono dei video anche su YouTube dove racconta e dice, ma in un film horror perché sono così? Cioè, se io sento un rumorino che viene dalla cantina, io sono già a Viareggio a pigliare il caffè, cioè, la cantina rimane lì, ma poi di buio, cioè, no. E invece poi sono dei film, benissimo, sono dei film, quindi è chiaro, ma nella realtà succede poi cose simili. Ne abbiamo avuto già esempio dalle tante. Hai capito? Sai, e si ritorna sempre lì alla fine. Tanto secondo me fa anche un po' l'educazione che ricevi e come ti vengono impartite determinate nozioni. Quando poi, come sta succedendo in questi giorni, vengono licenziati anche coloro che ti dovrebbero dare
quel minimo di educazione che si presuppone uno abbia, sì, diventa ancora più complicata, tra le tante diventa ancora più complicata la storia, perché già sostanzialmente gli americani sono un popolo dove di persone iper specializzate per certi versi, che però non hanno un minimo di elasticità mentale, perché vengono sostanzialmente educati fin da piccoli a rispettare gli ordini. Esatto, più signor sì signore. Signor sì signore, io ti dico di fare questo, te lo fai zitto e muto. Cosa che poi per certi versi li ha portati anche a diventare quello che sono oggi, ma che per altri non ti danno un minimo di libero arbitrio e di capacità di ragionare sulle cose per quelle che sono. No, infatti, cioè, dici sempre sì, dici sempre ok, senza commentare, quindi sì, allora c'è da dire anche che vedendo quello che succede ora, ormai sono 55 anni, diciamo, della realtà americana di tutti i giorni, sappiamo come funziona. Vedendo determinate cose e vedendo che cosa succede, c'è da dire che se effettivamente gli americani avessero il libero arbitrio per come è, probabilmente gli Stati Uniti d'America per come li conosciamo noi oggi non esisterebbero più assolutamente. no, beh, certo. Perché comunque determinate cose non potrebbero succedere, mantenendoli nella pseudo ignoranza. Riescono nel controllo migliore, perché poi fondamentalmente è quello. È un po' come in Italia quando si parla del calcio. In Italia puoi fare qualsiasi cosa, aumentare le tasse a dismisura, ma basta, non succede assolutamente niente. Succede qualcosa in una partita di calcio, scoppia la rivoluzione. Finora meno, però sì, fondamentalmente. Ma siamo comunque no, meno nel senso che non succede niente neanche per la partita di calcio. Non succede niente di lì neanche di là. Senti Piero, noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Noi stavamo andando a diritto, ma evidentemente siamo arrivati a termine e sì, dobbiamo. Come al solito non ce ne accorgiamo, perché no, esatto, noi andiamo a diritto e siamo felici così e ci piace così, perché sennò non saremmo arrivati a 27 puntate. Esatto. Termineremo con la 28esima di mercoledì prossimo, che sarà il 30 luglio. Puoi arrivare a 30, facciamo 2 in più? No, andiamo a 20. Arriviamo a 28, dai, così poi ci pigliamo a gusto tranquillo, riordiniamo un pochino di tempo per poi partire a settembre. Certo, facciamo un po' di cose. Senza un lavori. Esatto. Benissimo. Nulla, a questo punto. Ci salutiamo qui. Ci salutiamo qui e ci sentiamo poi settimana prossima. Perfetto. Cari amici, ricordatevi sito www.radiocentroweb.it, dove accedere a tutti i social, a tutti i canali YouTube, Facebook, Instagram, e ora metterò anche il link dell'ultimo arrivato del canale su Substack Onde Sonore, anche perché non poteva chiamarsi diversamente per una radio. E detto questo, giustamente, e detto questo, cari amici, alla prossima, ci vediamo mercoledì prossimo, mercoledì 30 luglio. Ciao.